Noi tutti conosciamo la Nuova Zelanda principalmente per la nazionale di rugby, i famosissimi All Blacks, la natura incontaminata e i paesaggi mozzafiato dove hanno girato anche quel capolavoro del Signore degli Anelli, Bart Munro e il kiwi. Chi però è attento alle novità sa che dal 2023 arriva qui in Europa anche il marchio The Road Bikes. Per tale motivo, un po' di tempo fa ci siamo messi in contatto con The Road Bikes Europe e abbiamo convinto il responsabile Hugo Walls a mandarci una The Road Ottaniwa in test. Quando però ci ha inviato la The Road Ottaniwa si è premurato di allegarci questa mail. Ciao Luca, riguardo alla bici che ti ho inviato nello specifico ho degli appunti da fare. La Ottaniwa è di un mio collega, lui fa un sacco di slopestyle e trick. Per questa ragione i cavi e le guaine sono abbastanza lunghi. Questa bici è quella con il setup più aggressivo, è montata con una Fox 38, un DHX2 coil e ruote Hop Fortus, al posto dei cerchi Carbon South Industries su mozzi Hop Pro 5. È fantastica per l'enduro e bike park, ma per chi vuole una bici più pensata per il trail ride e giri pedalati, normalmente montiamo un setup più leggero. Gli adesivi e le decals non sono standard. Gli abbiamo applicato delle grafiche color argento, lo stesso vale per il colore della molla che è argento. Il Pinion Smart Shift installato è un vecchio prototipo. Per questo motivo non fare nessun aggiornamento software. Al massimo puoi cambiare soltanto le funzionalità del comando e dei bottoni nell'app. Di norma noi montiamo dei Magura MT5, ma il mio collega preferisce il feeling delle leve Shimano. Per questa ragione ha deciso di farsi dei Shigura, cioè ha montato delle leve Shimano su una pinza Magura. Per chi vuole provare la Ottaniwa con una borraccia di acqua abbiamo un differente case per la batteria. In questo modo la batteria viene spostata subito sotto l'ammortizzatore, così può portare una piccola borraccia. La bici ha le camere d'aria, al mio collega non piace il fitness. Divertiti ad usare la Ottaniwa. Post scriptum. Ottaniwa in lingua maori significa mostro leggendario. La The Road Ottaniwa Mallet presenta geometrie abbastanza tradizionali. Infatti, in taglia M, quella che potete ammirare qui, presenta un reach e uno stack dichiarati di 445 mm e 604 mm. Invece, l'angolo sterzo si aggira intorno ai 64 gradi. Il carro misura 437 mm, con un interasse di 1213 mm. Nonostante la moda attuale vede tubi sella sempre più verticali, The Road sulle sue MTB ha deciso di rimanere sui classici 73 gradi e mezzo. Dato che la geocharta è incompleta, ci siamo messi personalmente a misurare alcuni valori. Infatti, al di sotto della massiccia corona da 39 denti, la luce effettiva è di circa 275 mm, mentre front to center è di circa 776 mm e il tubo orizzontale effettivo misura circa 615 mm. Va detto che la The Road Ottaniwa Enduro è progettata per essere equipaggiata con forcelle con un'escursione che varia tra i 160 e i 180 mm. Di conseguenza, tutti i valori di trail e anche le misure variano a seconda del montaggio. Ad ogni modo, le geometrie molto tradizionali e le taglie relativamente piccole sono in leggera controtendenza rispetto al mercato. Questa scelta è giustificata dalla trasmissione, in questo caso un Pinion Smart Shift C1.9i, unita al cinematismo molto classico. Lo schema sospensivo, infatti, è un linkage driven single pivot che, detto in italiano, è una sospensione con un singolo punto di fulcro e un giunto che ne regola il comportamento. Infatti, la The Road, grazie al cambio gearbox pinion e alla cinghia trasmissione Gates Carbon, con un rapporto 1:1, non cambia mai il suo valore di anti-squat, indipendentemente dalla marcia in cui si è. Ciò significa che, nonostante il valore di anti-squat sia inferiore rispetto ad altre biciclette, risulti molto più costante indipendentemente dal rapporto in cui si è. Inoltre, la sospensione è pensata per avere un comportamento progressivo,
con un leverage ratio medio di 2,53. Comunque da pedalare è un enduro molto particolare. No, basta, stop, basta. Basta Luca, ti prego Luca, basta. Cosa ho fatto? È tutta la mattina che siamo qua a fare le tue cose, le tue fotine fighe, i tuoi video fighi alla bicicletta, qua tutti parlano e nessuno che raida. Non va bene. Fammi provare sta benedetta bicicletta. Basta Luca. E sai chi altro vuole provarla? No. Il Vacca. Adesso la porta il Vacca. Pure. Adesso la usiamo io e il Vacca. Io e il Vacca. Ma anche io, vengo anche. Dai, voglio provarla anche io. Allora ragazzi, com'è andata con questa Taniwa? Una figata, Una molto bici bene. molto interessante. Partiamo a parlarne dalla salita, vi va? Qual è stata la prima sensazione quando siete saliti su questa bici e avete iniziato a muovere le prime pedalate? Una bici decisamente stabile. Efficiente nella pedalata, pedal bobbing relativamente assente per il tipo di bici che abbiamo sotto le gambe, una freeride, un'endurona comunque cazzuta, ecco. Sulle salite più pendenti, tecniche, il pinion, il sistema di cambio dà una mano sulle cambiate veloci, aiuta sicuramente. Allo stesso tempo abbiamo riscontrato un problema, anche la Elena, sull'ingaggio diciamo della pedivella, del mozzo, del tutto il sistema di trasmissione che a volte è lento. C'è un gioco quasi come quello delle bike, ecco. Quel quartino di pedalata dove ti servirebbe quella spinta, tu ti trovi il vuoto. Unico difetto che abbiamo Oppure trovato. magari devi superare un gradino, ti serve quella mezza pedalata per darti la spinta e salire, e invece ti trovi a pedalare quel 20 gradi a vuoto che è un po' fastidioso. Te Elena, che eri sul fronte oversize, come l'hai sentita in salita? Ma in salita in realtà mi sono trovata molto bene, appunto è molto equilibrata come bicicletta, il peso l'ho sempre mantenuto comunque centrale, anche nelle salite più ripide non ho mai dovuto spostare il peso troppo avanti sull'anteriore, ma ho sempre avuto una pedalata comunque molto centrale, molto morbida. Nonostante il tubo sella sia a 73 gradi e mezzo, 74 comunque, non è tanto caricata sulla ruota dietro. No, assolutamente. Per quanto riguarda la cambiata, hai detto che è una cambiata molto fluida. Questo qui è un cambio Pinion C1.9 Smart Shift e ha appunto un motorino elettrico che fa da attuatore per la cambiata, quindi non c'è più il grip shift tradizionale, c'è un comando elettronico con due levette. Com'è la sensazione di questo cambio? Com'è il feeling delle leve? Il pinion è una cosa particolare. Non si vede in giro, qua in Italia non so quante bici abbiano montato sopra il pinion, è una cosa alla quale bisogna farci l'abitudine. Banalmente il cambiare da fermo, il cambiare senza dover pedalare, il Ha cambiare... tante cosine veramente che lo rendono particolare, ma che lo rendono super efficiente. Essendo un cambio elettronico va a ovviare in parte il problema tipico del Pinion che tanti si lamentavano, che col grip shift, a parte il comando grip shift che non piace a tutti, ma con questo sistema, col TE1, la cambiata riesci anche a farla mentre pedali. Basta avere una cadenza abbastanza agile, non premere troppo sui pedali e iniziare esatto. marcia. Qui parliamo di un 9 velocità. Abbiamo sentito entrambi la mancanza di una marcia intermedia, possiamo dirlo? In alcune situazioni sì, col 12 non succede, sicuramente è meno evidente il problema. Altro cambio che sarebbe molto interessante provare. C'è da dire che comunque questo cambio offre un gear range del 568%, che siamo comunque un po' sopra quello che viene offerto tradizionalmente da una trasmissione 1x12, Sì. anche un 50, 32, 52, sì. 51, ecco, quindi è un bel range. Parlando invece appunto della spaziatura del cambio, sì, è un po' alta perché parliamo di un 24,3% tra una marcia e l'altra di riduzione di rapporto. Se ci fosse una marcia intermedia tra un rapporto e l'altro, in tante situazioni dove ti senti pedalare
duro oppure, e se scendi di una marcia sei troppo agile, avresti quel rapporto che andrebbe meglio. Però comunque basta anche farsi abitudine e ci si regola, non è una bici che chiede di fare tempi in salita. Puoi anche cambiare, se non sbaglio, il pignone o la corona davanti e cambiare anche tutti i rapporti in quel modo, giusto? Perché adesso la trasmissione è 1-1, quindi davanti c'è una corona 39 denti, dietro c'è una corona 39 denti, però volendo si può ridurre la corona anteriore, tenere la corona posteriore della stessa dimensione e accorciare ulteriormente i rapporti. Nel caso invece si vuole il contrario, perché la si usa solo in park, si può fare lo stesso gioco all'opposto e allungare di tanto la trasmissione, perché a quel punto allunga veramente tanto, equivarrebbe come avere una corona da 40 e un pignone da 10 circa. Matti. Altra figata del Pinion, ragazzi, il forcellino. Quante ore abbiamo passato dal meccanico? Sì, quanti forcellini spaccati. Quanti forcellini spaccati, quanti cambi spaccati. Cinquantini a botta. Una figata che il Pinion offre è appunto la mancanza del forcellino, e quindi ti dà la possibilità di andare anche un po' con un po' più di serenità, sì, ad affrontare quei trail tecnici con sassi, con massi, passare anche in spazi molto stretti, esatto. La roccia che vedi lì in traiettoria a destra, che magari devo starci attento, qui vai. Esatto. Possiamo letteralmente dire che il Pinion è un investimento. Sì, anche e soprattutto per la durata. Ricordiamo, ha una durata rispetto ai cambi tradizionali molto più elevata, anche fino a 3 catene se facciamo con questa cinghia tipo motore automobilistico. Allo stesso tempo è delicata nel maneggiarla. Tagliando va fatto ogni 10.000 km ogni anno e consiste in un cambio olio. Siamo arrivati in cima alla salita, quindi adesso parliamo un po' della discesa. Per te, Elena, ho dovuto fare un cambiamento perché ti ho dovuto sostituire il manubrio e anche lo stem, perché ha utilizzato il tuo manubrio da 740 con stesso rise, stesso back sweep molto simile, però un 740 da 31,8 in alluminio con uno stem da 35 mm contro l'800 mm e uno stem da 40 mm come c'è montato di serie. Sì. Abbiamo cambiato anche la molla da una 450 a una 400, più indicata per il mio peso. La guida mi è cambiata veramente tanto, è stato un cambiamento necessario. La prima sensazione, devo dire, che ho sentito durante la discesa è stato il davanti, un davanti veramente presente che richiede una guida quindi molto attiva e soprattutto anche molto fisica. Bisogna spingere. Sì. Allo stesso tempo per esempio sulla mia figura, che ho delle leve un po' più lunghe di Elena, era comunque faticoso ma relativamente agile comunque, anche sui sentieri non mi ha richiesto di fare manovre da transatlantico, soprattutto avendo anche il mallet dietro che segue, anche ti accorcia relativamente e ti abbassa la bici, ti rende il retro un po' più agile, ecco, sì. ti aiuta soprattutto in cambi di direzione veloci. Come dicevamo, il Pinion, lo so che sembra ripetersi, però accentra le masse. Accentrare le masse vuol dire guadagnare agilità, assolutamente. Si ha meno sforzo fisico per spostare sia l'anteriore che il posteriore. Esatto. Quindi la guida diventa una guida fisica di braccia, perché comunque è un enduro, sì, non è una trail, non è una cross country, quindi, però allo stesso tempo è una bicicletta che chiede di essere guidata molto con le anche, perché il baricentro è basso, essendo molto basso il baricentro, essendo molto accentrato, le gambe e la direzione che si dà con le anche conta molto di più di tante altre accortezze nella guida. È completamente diversa da guidare rispetto ad altre bici. Diciamo una cosa, è molto diversa, è molto originale, però è intuitiva. In 2 ore neanche, 2 giri sei lì che fai gli stessi salti, gli stessi percorsi, gli stessi sentieri con le stesse linee, anzi velocità anche più alte della tua bici, Luca. E vabbè, a parte la tua, ma prendiamo la mia, una all mountain, basta dare della trail, poverina. Molto intuitiva come bici, molto facile da capire per quanto diversa dal solito, originale di sicuro. E che ti dà anche molta confidenza, soprattutto drittoni scassati, radicai e sassi, se li mangia. E devo dire che anche nei salti, negli atterraggi dei drop l'ho trovata veramente un cuscino. Sì, abbastanza soffice e progressiva. Sì. In fondo ne hai di tempo prima di tirare un bel pacco, ecco. Devi andare tanto veloce. Come setup chiede un po' più di pressione all'interno della forcella, perché appunto essendo più centrata di massa vuol dire anche che non c'è peso sulla ruota dietro,
e un sì. filo più di peso sulla ruota anteriore, un sag intorno al 15% sarebbe ottimale, e basarsi sulla tabella delle pressioni di Fox potrebbe sfalsare tanto. Bisogna verificare il sag, è molto importante, va fatto su tutte le bici, ma tanti vanno direttamente con la tabella e fine. Settate le giuste le sospensioni. Detto questo, cosa vi è piaciuto sulla bici? Ma allora, ci è piaciuto sicuramente anche, soprattutto il nostro meccanico di fiducia, come è stata pensata la bicicletta, come è stato pensato il telaio, quindi tutto molto accessibile, passaggi cavi. Ci è piaciuta tanto. Sinceramente avere un ammortizzatore con un accesso così facilitato è tanta roba. Versante componentistica, manubrio carbon, è una bella cosa vedere un buon manubrio, un buono stem montati di serie, una buona serie sterzo, perché vuol dire col tempo anche risparmiarsi soldi. Esatto. Per gli altri componenti comunque abbiamo un montaggio alto, questo è un po' particolare, personalizzato dal proprietario della bici. Dei freni magari evitiamo di parlare di questi, di base ai Magura MT5, che vanno bene, non sono il top, però di sicuro fanno il loro lavoro. Sempre sul versante componenti qui abbiamo degli Hope Fortus 30 su Mozzi Hope Pro 5, che sono delle ruote più da freeride, più pensate per terreni aggressivi. Non che le South Industries siano delle brutte ruote, queste sono probabilmente un po' più robuste. Jorrit le ha scelte Assolutamente per essere sicuro. Ecco, finendo le componenti c'è il Bike Yoke, che è un Revive 2, che è un bel telescopico, funziona molto bene, è di alta gamma, cosa in più sul montaggio che sicuramente fa valere i soldi. Appunto, parlando di soldi, l'allestimento top di gamma con lo Smart Shift Fox 36 X2, ruote carbon eccetera, manubrio carbon di serie, costa 8.800 euro. Il telaio e basta, con la trasmissione siamo sui 5.000, costa tanto il telaio, però ecco, come dicevamo prima, il pinion è un investimento. assolutamente. Sinceramente questa bici secondo voi per chi è pensata? Per chi non ha voglia di mettere troppo le mani sulla bici, quindi una bici che ti dura, che è duratura nel tempo, non hai bisogno di pensare di andare da meccanico ogni 3x2, quindi poca manutenzione, e quella che c'è da fare è tutta accessibile e di rapida manutenzione, ecco. Sì, i cavi non sono completamente integrati, quindi dal versante estetico c'è chi può storcere il naso. Personalmente a me non me ne frega niente, mi è più comodo avere il freno che posso spostarmelo come mi pare mentre lo spurgo. Può essere una bici interessante anche in un'ottica race, anche se una single pivot comunque è molto efficiente, quindi funziona molto bene in discesa, non è proprio Magic Carpet oso dire, ma sono quasi. Comunque è molto morbida, devo ammettere, progressiva. In ogni caso è una bicicletta molto interessante che fa valere i soldi. Siamo arrivati in fondo a questo video, noi vi ringraziamo tantissimo per essere rimasti qua con noi, ma soprattutto ringraziamo Jorrit, nonché il proprietario di questa stupenda Z-Road Taniwa, e Hugo Walls, che ha creduto in noi, è il capo di Z-Road Bike Europe, e lo ringraziamo con il cuore perché ha creduto in noi, in questo progetto, e ci ha permesso di fare il test su questa bici. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, mi raccomando, perché per noi è molto importante e ci aiutate a crescere, ma soprattutto ci aiutate a portare contenuti di questa qualità. Quindi mettete anche like, è molto importante per l'algoritmo, così spingete il video. Assolutamente. Condividetelo, scrivete se avete una Z-Road in casa, ditecelo, siamo curiosi di sapere anche la vostra opinione. Vi rimando anche l'articolo, perché io scrivo, c'è l'articolo del nostro blog rollinverse.mtvblog.it qua sotto, che è molto figo perché abbiamo fatto tutte le foto, abbiamo fatto anche delle figate e andiamo a parlare della Z-Road più nel dettaglio, quindi anche c'è la sezione robe da nerd per chi piacciono i numeri come a Luca. Noi vi ringraziamo e vi salutiamo per un prossimo video. Ciao! Ciao!